Sono Francesca Costa, sono un'assistente sociale. Nel progetto ProFarm mi sono occupata di seguire i ragazzi nel loro percorso, dall'inizio negli incontri a scuola fino a poi a passare all'operazione sul campo, diciamo, insieme ad un agronomo. Prima di andare all'Umbraflor abbiamo fatto degli incontri a scuola in cui abbiamo sviluppato lo strumento messo a disposizione che è il bilancio di competenze, un insieme di file in cui i ragazzi dovevano parlare di loro stessi, dal curriculum, le loro esperienze pregresse, i loro progetti per il futuro e anche darsi un'autovalutazione sul presente. Hanno apprezzato molto poter fare un loro progetto di vita, e cioè cosa volevano diventare da grandi, ma anche passo per passo stabilire cosa avrebbero dovuto fare per arrivare a quella meta. Il bilancio delle competenze è stato uno strumento molto utile e credo che anche sviluppato in altri modi, ma anche così com'è comunque è andato molto bene, potrebbe essere utilizzato da tutti quanti nelle scuole per poter conoscere meglio i ragazzi e poi per avere, diciamo, un linguaggio comune nel valutare i ragazzi. Dopo aver fatto questo bilancio di competenze siamo passati all'esperienza diretta sul campo, siamo andati all'Umbraflor, un vivaio molto grande. Dove i ragazzi hanno potuto fare la loro esperienza dal seme al frutto. Sono stati molto entusiasti di ciò, soprattutto perché potevano vedere i loro risultati toccandoli con mano, annaffiando le piantine, vederle crescere e poi raccogliere i frutti. C'è stata una ragazza in particolare con la sindrome di Down molto entusiasta, che si è dedicata con grande pazienza e dedizione soprattutto ad ogni compito che le è stato proposto. È stata molto precisa e ha lavorato e ha curato ogni cosa con la massima attenzione. Comunque in generale tutti quanti hanno apprezzato le esperienze che hanno potuto fare e sono anche tornati successivamente dopo il progetto nel loro orto per raccogliere i frutti che sono nati. Questo progetto è stato un progetto molto bello che ha dato moltissimo, un grande arricchimento sia ai ragazzi ma anche a me, e mi ha fatto molto piacere lavorare con loro nei campi messi a disposizione con Umbraflor e siamo riusciti a creare un orto che ha dato moltissimi frutti in moltissimi sensi. Sono Fabiola Mastrini e sono un'insegnante di sostegno dell'Istituto Tecnico Professionale di Spoleto. Sono anche funzione strumentale per i bisogni educativi speciali, ragione per cui sono stata referente per il nostro istituto per quanto riguarda l'adesione al progetto ProFarm nella rete territoriale di Spoleto. Oltre che referente di progetto sono stata anche case manager per seguire l'alunno che ha svolto l'esperienza. Insomma, ho avuto modo di coordinare la somministrazione del bilancio delle competenze all'alunno. Nella nostra scuola la somministrazione diretta è avvenuta da parte dell'insegnante di sostegno dell'alunno, il professor Marco Propersi. Il bilancio delle competenze è stato sicuramente uno strumento a posteriori, posso dire, funzionale al raggiungimento dell'obiettivo che lo strumento si prefissa, vale a dire un'autovalutazione da parte dell'alunno, dello studente, del soggetto destinatario del progetto, delle proprie conoscenze, capacità e quindi appunto competenze, e quindi un processo di conoscenza di sé, di autoconoscenza, per poi orientarsi all'interno del contesto d'azione, questo è interessante, all'interno del proprio background sociale, in ambito professionale e lavorativo. Ciò non toglie che lo strumento in sé per sé, forse all'interno del contesto italiano in cui è stato svolto il progetto, attuato il progetto, vale a dire
esperienze di alternanza scuola-lavoro nel triennio della scuola secondaria superiore. In questo contesto, che è un contesto evidentemente diverso da quello che può essere una fattoria sociale del tipo olandese-tedesco, magari in quel contesto può essere estremamente funzionale, nel nostro forse di meno, perché è pensato per dei giovani adulti disabili. E quindi dei giovani che hanno già alle spalle in qualche modo un percorso di formazione complesso e strutturato, e che quindi ha già previsto corsi di formazione, tirocini, stage, che invece uno studente della secondaria superiore non necessariamente ha già svolto, e quindi alcune parti del bilancio ipso facto non possono essere compilate. Sempre a causa, diciamo, del contesto specifico, e quindi l'alternanza scuola-lavoro nelle scuole superiori, forse i tempi di compilazione del bilancio sono eccessivi. Questo che cosa significa? Che cosa comporta? Che va ad interferire questo con i tempi di formazione delle competenze. Altri limiti che almeno noi abbiamo riscontrato: questo è un bilancio pensato per dei ragazzi disabili. Nel caso di disabili intellettivi, magari con un livello di difficoltà medio, risulta difficile la compilazione. Prevedere una progettazione nel senso di rendere il ragazzo consapevole della differenza che c'è fra ciò che oggi il ragazzo sa, conosce e sa fare rispetto a ciò che potrebbe conoscere e saper fare domani, dopo aver svolto l'esperienza, dopo la partecipazione al progetto Profarm, è sicuramente fondamentale, importante e significativo. Chiedere invece una calendarizzazione dettagliata del progetto professionale è ovviamente inattuabile, ripeto, nel nostro contesto, nel contesto scolastico. Quindi in generale, di nuovo, per fare una riflessione diciamo una meta riflessione sul bilancio stesso, va pensato in base al contesto. Un conto è il bilancio all'interno di una fattoria sociale, il conto è il bilancio all'interno di una scuola. Tutto qui.